Oggi trattiamo il vitellone della coscia piemontese, quindi la fassona, che è diciamo il bovino di riferimento territoriale. Cominciamo in un primo step a pulire, parare la carne pronta per essere cotta. La cuociamo a bassa temperatura perché questo comporta quindi una qualità organolettica. Abbiamo più volte messo in evidenza il fatto che la carne della fassona piemontese è una carne estremamente magra, quindi questa carne estremamente magra necessita di una attenzione alla cottura per far sì che rimanga tenera, altrimenti anche se ha delle fibre molto sottili tende a indurire non avendo grasso in fibra. Andiamo a dargli una sciacquata in acqua fredda in modo da togliere la parte superiore di sangue. Come vedete sto togliendo il primo tessuto connettivo a questa carne. Questo pezzo di carne è il magatello, che in piemontese si identifica col termine rotonda, quindi è un muscolo della coscia posizionato all'esterno della coscia, a fianco, quindi a lato della fesa lunga. La fesa lunga è quella che parte dal tarso, quindi diciamo dal tallone dell'animale fino ad arrivare alla parte alta della coscia. Quindi questo muscolo è un muscolo tra virgolette anche leggermente coriaceo, è il muscolo che subisce insieme alla fesa lunga i colpi più importanti, perché essendo all'esterno della coscia tende a subire le maggiori sollecitazioni, che sia il bovaro, che sia una pianta, che sia un arbusto, sicuramente colpiscono in quel punto. Quindi, come dicevamo, quando i muscoli lavorano racchiudono in sé anche una migliore qualità organolettica. Quindi il nostro animale che pascola rischia di più, ma sicuramente avrà una qualità delle carni superiore alla media. Quindi saliamo molto bene il nostro pezzo di carne. I sacchetti da cottura sono diversi come materiale dai sacchetti per la conservazione. Deve riportare la dicitura, come in questo modo, sacchetto da cottura. Cottura è scritto in più lingue, quindi cottura sottovuoto. Lo facciamo cuocere a una temperatura di 65 gradi per circa, essendo un pezzo da 1,5 kg, circa un'ora, 50 minuti. I tempi di riposo ovviamente fanno sì che la carne prosegua nella cottura, la andremo ad abbattere di temperatura e poi sarà pronto all'utilizzo. Termostatiamo a 65 gradi, a vapore pieno. A questo punto andiamo a inserire nel sacchetto un'acciuga, una piccola foglia di prezzemolo. Sembra una stupidaggine, ma quando noi mettiamo in un sacchetto una piccola quantità di un elemento, quell'elemento
esplode al massimo nella trasmissione del suo gusto. È una camera completamente sigillata e quindi quella trasmissione avviene con più rapidità. Mettiamo anche una fettina di scorza di limone, aggiungiamo quindi un profumo agrumato che è sempre piacevole e di seguito andiamo a sigillare il sacchetto nella macchina sottovuoto. Deve andare a 99,9 come potenza estrattiva. Si è sigillato perfettamente ed è pronto per andare in cottura. Come vedete si notano le pieghe del sacco e quindi quando sarà cotto avremo sicuramente la presenza di una riconoscibilità di una cottura di questo tipo, che non è solo data dal fattore morbidezza, ma è data anche da una estrema struttura creata dal sacchetto. Esistono in commercio dei sacchetti che sono termoretraibili, quindi i sacchetti da cottura hanno la proprietà di stringersi intorno al prodotto facendogli mantenere la forma naturale. Vado a eliminare questa parte e sono pronto per andare in cottura. Quindi ricaviamo in primis il succo di limone, lo facciamo passare attraverso il setaccio, tuorlo d'uovo pastorizzato, ci dà una sicurezza alimentare e quindi preferiamo utilizzare il tuorlo d'uovo pastorizzato, olio di semi, normalmente semi di mais o semi di girasole sono gli oli più indicati per produrre una maionese, e un po' di senape, la senape di Dijon, la mostarda di Dijon è una mostarda che aggiunge aromi dati dalle riduzioni che ci sono all'interno della preparazione. Aggiungiamo un po' di sale, quindi abbiamo inserito il sale e partiamo con il mescolare la nostra base. A questo punto comincio a mandare a filo l'olio, recupero un po' di acqua e la vado ad aggiungere alla mia base. In realtà l'emulsione che si ottiene nella maionese non è un'emulsione che si ottiene tra l'olio e il tuorlo d'uovo, ma tra l'olio e i liquidi che ci sono all'interno della preparazione. Quindi man mano che la maionese diventa sempre più dura si diluisce con un liquido. Come vedete, raggiunta la densità, abbiamo una maionese fluida che a questo punto deve essere aggiustata aromaticamente con un po' di aceto e un po' di succo di limone. Le maionesi preparate in diretta sono importanti perché la maionese ha il rischio di contaminazione batterica perché è un uovo a temperatura ambiente. Quindi, come abbiamo detto, usando un tuorlo d'uovo pastorizzato abbiamo meno rischio. Andiamo a posarla al freddo, andiamo a prendere un cutter, inseriamo il tonno
non lo inseriamo tutto, ne teniamo una parte integra e andiamo ad aggiungere 2 filetti d'acciuga già puliti, un pizzico ancora di sale, un poco di pepe bianco e poi dobbiamo attendere la base di maionese da poterla inserire per la cottura, per la mantecazione. Dobbiamo inserirla per la mantecazione per ottenere una salsa morbida e fluida. Nel frattempo che aspettiamo la maionese, facciamo girare il nostro prodotto e nel frattempo sbricioliamo il nostro tonno scagliandolo, che rimarrà la parte solida all'interno della preparazione. Quindi la salsa sarà composta da un passato di tonno e maionese con un'aggiunta di tonno sbriciolato, quindi aggiungerà gusto e consistenza. Maionese, andiamo a prenderla, così possiamo terminare la preparazione. Una spatola pulita, un poco di maionese, andiamo ad aprire e avremo la nostra base pronta. Possiamo utilizzare questa spatola. Questa base la andiamo ad aggiungere alla tonno sbriciolato in modo da creare una crema con una certa consistenza e che abbia anche una parte masticabile di tonno. In questo modo aggiungiamo una ricchezza a un prodotto estremamente morbido che diventerebbe forse anche un po' stucchevole nel degustarlo solo con una cremosità. Avremo una massa morbida, fluida e allo stesso tempo con qualche pezzetto. Se frullassimo con tutta la massa dentro, i pezzetti rimarrebbero troppo piccoli e quindi non ci sarebbe la consistenza. Questo prodotto, se sta a contatto dell'aria, si contamina con velocità, non solo, diventa anche ossidato e quindi dà questo bel color crema nocciola, diventerà molto più intenso e molto più scuro. Togliamo il vitello in modo da poterlo raffreddare. Come vedete è molto morbido, quindi lo mettiamo in abbattimento in modo da poterlo utilizzare tra una ventina di minuti. Apriamo il nostro vitello tonnato e andiamo a posizionarlo sulla carta. È ovvio che una cottura come questa sarebbe più interessante che la carne riposi per tantissimo tempo.
andiamo a disporre la carne come dei veli all'interno del piatto. Abbiamo quindi un paio di capperi da disporre in armonia sul nostro piatto, e vi ricordate che ho preparato anche dei rapanelli, un po' di insalatine giusto per dare un tono di colore, aggiungiamo anche un punto di erbe e a questo punto il tonnato entra a far parte di questo piatto in un modo non costruito, ma in un modo esattamente naturale.